Lezione 1. Preparazione al colloquio. Eccellente. Sai chi condurrà l'intervista? Sì, sono stato informato che sarà il responsabile delle risorse umane. Buono a sapersi. Ti sei preparato per il tipo di domande che potrebbero porre? Mi sono esercitato sulle domande più comuni durante le interviste e sulle mie risposte. Questo è un approccio intelligente. La fiducia è fondamentale durante le interviste. Assolutamente! Voglio fare un'ottima impressione. Sono sicuro che lo farai. Sii te stesso e metti in mostra le tue abilità. Grazie. Apprezzo molto il tuo supporto. In qualsiasi momento, esaminiamo insieme alcune domande, se vuoi. Lezione 2. Alimentazione sana. Beh sì, sto cercando di seguire una dieta prevalentemente a base vegetale. Sembra fantastico. Come ti sta andando? È stato meraviglioso. Mi sento più energico e più sano. È fantastico! Che tipo di pasti ti piacciono? Adoro preparare patatine fritte e insalate con molte verdure. Sono opzioni deliziose. Incorpora delle proteine? Sì, aggiungo fagioli o lenticchie per le proteine. Perfetto! Una dieta equilibrata è così importante per la salute generale. Assolutamente. Sono entusiasta di esplorare altre ricette a base vegetale. Lezione 3. Idee dell'Unione Europea. Nel contesto di un'Europa allargata, ho un'idea per un Commonwealth d'Europa. Questo è intrigante. Cosa comporterebbe? Sto introducendo un concetto che promuove l'unità e la collaborazione tra le nazioni europee. Sembra ambizioso. Come pensi che funzioni? Beh, potrebbe concentrarsi sulla condivisione delle risorse e sullo scambio culturale. È un'ottima idea. Rafforzerebbe le relazioni tra i paesi. Sì, e potrebbe aiutare ad affrontare insieme le sfide comuni. Adoro l'idea di promuovere la cooperazione in Europa. Continuiamo a cercare modi per sviluppare ulteriormente questo concetto. Lezione 4. Alleviare lo stress. Per non parlare del fatto che può anche ridurre i livelli di stress e ansia. Assolutamente! Impegnarsi in attività rilassanti è così utile. Sì, trovo che fare delle pause mi aiuti a schiarirmi le idee. Lo stesso qui. È essenziale per mantenere la salute mentale. Ho iniziato a praticare la consapevolezza e ha fatto la differenza. Meraviglioso! La consapevolezza può davvero cambiare la tua prospettiva. Sì, mi aiuta a rimanere presente e ad apprezzare il momento. Dovrei provare a incorporare la consapevolezza anche nella mia routine. Esploriamo insieme alcune tecniche. Lezione 5. Monitoraggio dei progressi. Occorrono circa 30 giorni per stabilire una nuova abitudine. Perfetto. Penso che stiamo facendo progressi con i nostri obiettivi. Sì, la coerenza è fondamentale. Hai notato dei cambiamenti? Sicuramente. Mi sento più produttiva e concentrata.
È fantastico, è bello vedere che i nostri sforzi stanno dando i loro frutti. Sì, e mi motiva ad andare avanti. Continuiamo a sostenerci a vicenda durante questo viaggio. Sono d'accordo. Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di vedere dove saremo tra un mese. Lezione 6. Astronomia antica. I planetari possono anche mostrare come gli antichi vedevano i cieli. È affascinante. Adoro conoscere le prospettive storiche. Sì, i pastori che vivono sotto il cielo devono aver avuto intuizioni uniche. Immagina le storie che potrebbero raccontare sulle costellazioni. Esattamente. Facevano affidamento sulle stelle per la navigazione e la comprensione delle stagioni. È incredibile quanto fossero legati alla natura. Sì, e dimostra l'importanza dell'astronomia nella loro vita quotidiana. Mi piacerebbe scoprire di più su come le diverse culture vedevano le stelle. Facciamo qualche ricerca. È così tanto da scoprire. Lezione 7. Tragedia storica. Sapevi che molti furono uccisi sul colpo durante le conquiste? Sì, è straziante. Intere civiltà sono state distrutte. E migliaia hanno subito ferite terribili, cosa che spesso viene trascurata. Assolutamente. L'impatto sulle comunità è stato devastante. È importante ricordare questi eventi per onorare coloro che ne sono stati colpiti. Sì, e per capire come la storia modella il nostro presente. Penso che discutere di questi argomenti possa aumentare la consapevolezza. Sicuramente. L'istruzione è fondamentale per prevenire simili tragedie in futuro. Continuiamo a esplorare modi per informare gli altri su questa storia. Lezione 8. Etica dello sport. È preoccupante come alcune persone incoraggino gli atleti a prendere droghe. Sì, e molti altri sono colpevoli di aver chiuso un occhio sul problema. Mina davvero l'integrità dello sport. Assolutamente. Gli atleti dovrebbero competere in modo equo senza pressioni per imbrogliare. Mi chiedo come possiamo promuovere una cultura sportiva più sana. L'istruzione e il patrocinio sono fondamentali per creare consapevolezza. Sì, e dobbiamo sostenere gli atleti che scelgono di competere in modo pulito. Sicuramente, le loro storie possono ispirare altri a fare lo stesso. Cerchiamo di trovare modi per sostenere iniziative sportive pulite. Lezione 9. Scelte di moda. Indosso una cintura per sorreggere i jeans o i pantaloni. È pratico. Le donne a volte indossano un abito o una gonna senza cintura, però. Vero, ma le cinture possono davvero valorizzare un outfit. Sì, possono aggiungere un bel tocco sia all'abbigliamento casual che a quello formale. Hai uno stile di cintura preferito? Mi piacciono molto le cinture intrecciate. Sono versatili ed eleganti. È un'ottima scelta. Preferisco le cinture in pelle per un look più classico. Entrambi gli stili hanno i loro vantaggi. È divertente da mescolare e abbinare. Andiamo presto a fare acquisti per alcuni nuovi accessori. Lezione 10.
Esplorazione delle rovine antiche. Di recente ho esplorato le antiche rovine di Roma. Sembra così divertente. Cosa hai visto? Ho visitato il Colosseo e il Foro, erano mozzafiato. Wow, mi piacerebbe passeggiare per quei siti storici. Dovresti assolutamente pianificare un viaggio lì. La storia è affascinante. Posso solo immaginare le storie che quei muri potrebbero raccontare. Sì, e l'architettura è semplicemente sbalorditiva. Mi piacerebbe fare foto e immergermi nell'atmosfera. Poniamoci l'obiettivo di andarci insieme un giorno. Lezione 11. Conversazioni casuali. Non sto viaggiando, sto solo accompagnando un amico. Dove stai andando? Vado all'aeroporto, ho un volo da prendere. È premuroso da parte tua. Vuoi prendere un caffè dopo? Certo, mi piacerebbe vederti prima che inizi la giornata. Ottimo, finirò alcune commissioni. Poi ci vediamo. Sembra perfetto, sarò in aeroporto per un po'. Fammi sapere quando sei libero. Lo farò. Non vedo l'ora della nostra chiacchierata. Lezione 12. Ritardi meteorologici? Il maltempo ha ritardato la nuotata per diversi giorni. Deve essere stato frustrante per tutte le persone coinvolte. Sì, eravamo pronti per partire, ma la sicurezza viene prima di tutto. Assolutamente. È meglio aspettare che le condizioni siano serene. Sono contenta che tutti siano al sicuro. Sì, e speriamo che il tempo migliori presto. Non vedo l'ora di immergermi finalmente. Nemmeno io. Restiamo ottimisti sulla riprogrammazione. Di sicuro, ne varrà la pena aspettare. Lezione 13. Espressione artistica. Gli artisti usano tutti questi colori per realizzare bellissimi dipinti. Sì, e la natura ha usato tutti questi colori per rendere il mondo vibrante. È incredibile come il colore possa evocare emozioni diverse. Assolutamente. Ogni tonalità ha il suo carattere e il suo impatto. Quali sono i colori che ti ispirano di più? Amo il blu e il verde, mi ricordano la tranquillità. Sono scelte meravigliose. Sono attratta dai colori caldi come il rosso e l'arancio. Sicuramente trasmettono energia e passione. Esploriamo alcune gallerie d'arte per vedere come gli artisti usano il colore. Lezione 14. Piani futuri. Lo stesso anno, ho pensato ai miei prossimi passi. Interessante. Cosa vuoi ottenere? Mi sto concentrando sulla crescita personale e sulla ricerca di nuove opportunità. È un'ottima mentalità. Stabilire degli obiettivi può davvero aiutare. Sì, voglio mettermi alla prova in diverse aree. Quali aree ti interessano di più? Sto pensando di approfondire la mia istruzione e migliorare le mie capacità. È una mossa intelligente.
L'apprendimento continuo è così prezioso. Sono d'accordo, manteniamoci motivati l'un l'altro nei nostri viaggi. Lezione 15. Allenamenti a casa. Ti alleni regolarmente a casa? Cerco di farlo almeno 4 volte a settimana. È impressionante. Che tipo di allenamenti preferisci? Mi piace un mix di yoga e allenamento della forza. È un'ottima combinazione. Lo yoga aiuta con la flessibilità, mentre l'allenamento della forza costruisce i muscoli. Esattamente. Mi sento equilibrato quando includo entrambi nella mia routine. Dovrei iniziare a incorporare lo yoga anche nei miei allenamenti. Dovresti assolutamente! È rilassante e benefico per il corpo. Pianifichiamo una sessione insieme qualche volta. Lezione 16. Piani di viaggio. Ehi, ho sentito che stai programmando un viaggio all'estero. Dove stai andando? Sì, vado in Spagna per un paio di settimane. Sembra incredibile. Cosa ti entusiasma di più? Non vedo l'ora di esplorare l'architettura e provare il cibo locale. Questi sono ottimi motivi. La Spagna ha una cultura così ricca. Assolutamente. Non vedo l'ora di conoscere nuove persone. Sarà un'esperienza fantastica. Sì, mi assicurerò di scattare molte foto. Sicuramente. Facciamo una chiacchierata prima di partire. Lezione 17. Impegno in palestra. Ehi, vai regolarmente in palestra? Sì, ho cercato di attenermi a un programma coerente. È fantastico. Quanto spesso ci vai ogni settimana? Lo faccio circa 4 volte a settimana, mescolando cardio e allenamento della forza. È impressionante. Cosa ti piace di più dei tuoi allenamenti? Adoro quanto mi sento pieno di energia dopo. Migliora davvero il mio umore. Assolutamente. L'esercizio fisico può essere un ottimo antistress. Sì, ed è bello vedere dei progressi nel tempo. Hai degli obiettivi specifici per i quali stai lavorando? Lezione 18. Sentimenti contrastanti. Ho sentito che era arrabbiata per la situazione. Sì, non capisce quanto sarebbe utile una ragazza per loro. Questa è una prospettiva difficile. Cosa ne pensi? Credo che tutti abbiano qualcosa di prezioso da offrire, indipendentemente dal sesso. Esattamente. È importante riconoscere il potenziale di tutti. Sì, e a volte le persone hanno solo bisogno della possibilità di mettersi alla prova. Sono d'accordo. Come possiamo sostenerla in questa situazione? Forse possiamo incoraggiarla a condividere le sue idee con più sicurezza. Sembra un piano solido. Aiutiamola a sentirsi forte. Lezione 19. Esigenze del coinquilino. Ho bisogno di almeno 2 camere da letto visto che avrò un coinquilino. Questo ha senso. Dividere l'affitto aiuterà sicuramente. Sì, è un ottimo modo per risparmiare sulle spese di soggiorno.
Hai già iniziato a cercare posti? Un pochino. Sto controllando alcuni annunci online. È un buon inizio. Quali funzionalità stai cercando? Vorrei un posto con una buona cucina e un po' di spazio per riporre le cose. Sono importanti. Uno spazio abitativo confortevole fa una grande differenza. Sì, e aiuta a creare un ambiente positivo. Lezione 20. Seguito della riunione. Penso che dovremmo organizzare una riunione del team per risolvere il problema. È una buona idea. È importante mettere tutti sulla stessa pagina. Sì, e potrei proporre alcune soluzioni durante l'incontro. Ottimo. Avere un'agenda chiara aiuterà a mantenere le cose concentrate. Esattamente. Dovremmo anche incoraggiare tutti a condividere i propri pensieri. Sì, la collaborazione spesso porta ai migliori risultati. Allora, programmiamo la riunione per la prossima settimana. Sembra perfetto. Invierò un invito sul calendario. Fantastico. Non vedo l'ora di iniziare la nostra discussione. Lezione 21. Routine mattutine. Finisco sempre per lasciare le attività fino all'ultimo minuto. È una lotta comune. Hai provato a pianificare meglio le tue mattine? Sì, ma a volte mi distraggo. Capisco. Può essere difficile rimanere concentrati al mattino? Sì, soprattutto quando ho molte cose per la testa. Forse fissare obiettivi più piccoli per la giornata potrebbe aiutare? È una buona idea. Potrebbe far sembrare le cose meno opprimenti. Sì, e puoi ricompensarti per aver completato ogni attività. Lo adoro. Ci proverò sicuramente. Lezione 22. Visite mediche. Il dottore mi ha illuminato la bocca con la sua luce durante il controllo. Questo è standard. Cosa ha detto dopo? Mi guardò la gola e mi disse che era un po' gonfia. Oh no? Ha suggerito qualche trattamento? Sì, mi ha consigliato delle pastiglie per la gola e molti liquidi. Sembra un buon consiglio. Anche il riposo è importante. Sicuramente. Ho cercato di rilassarmi dopo la visita. È saggio, è meglio recuperare completamente prima di tornare alle normali attività. Apprezzo la tua preoccupazione. Mi assicurerò di seguire i consigli del medico. Lezione 23. Casa Loma. Sapevi che Casa Loma è una delle principali attrazioni turistiche di Toronto? Sì, è un castello così bello proprio nel centro della città. Esattamente. Attira circa 400.000 visitatori ogni anno. È impressionante. Cosa pensi lo renda così popolare? Penso che l'architettura e i giardini siano stupendi. Assolutamente. Anche la storia dietro il castello è affascinante. Mi piacerebbe esplorarlo di più. Sì, ed è un Ci sei ottimo stato posto di per foto ed recente? eventi.
Non tra un po', ma mi piacerebbe tornare indietro e vedere i giardini in fiore. Lezione 24. Migrazione storica. Nel 1912 un'auto attraversò il Canada da costa a costa. È un viaggio affascinante. Cosa è successo dopo? Ben presto ci fu una pressione pubblica per buone strade e infrastrutture. Questo ha senso! Deve essere stata una bella sfida allora. Sì, e ha davvero aperto le porte a ulteriori viaggi in tutto il paese. È incredibile come quel viaggio possa portare a cambiamenti così significativi. Sicuramente ha aperto la strada ai moderni sistemi stradali che abbiamo oggi. Mi piacerebbe saperne di più sulla storia dei trasporti in Canada. Anch'io. È un argomento interessante che ci riguarda anche oggi. Lezione 25. Comportamento educato. Una persona educata evita di suonare musica così forte che gli altri saranno infastiditi. Questo è vero. Dimostra rispetto per chi ti circonda. Esattamente. È importante essere consapevoli del conforto altrui. Sì, e crea un'atmosfera più piacevole per tutti. Come gestisci di solito situazioni del genere? Cerco di mantenere il volume basso o di usare le cuffie quando posso. Questo è un buon approccio. Aiuta a mantenere un ambiente pacifico. Assolutamente. Si tratta solo di essere premurosi. Penso che piccoli atti di gentilezza possano davvero migliorare le nostre interazioni. Lezione 26. Sfide sul posto di lavoro. Molte aziende stanno cercando di controllare i dipendenti che utilizzano la rete durante l'orario di lavoro. Questo è un problema interessante. Pensi che sia efficace? Può esserlo, ma solleva anche preoccupazioni in merito alla fiducia e all'autonomia. Sì, un controllo eccessivo può portare a un ambiente di lavoro negativo. Esattamente. I dipendenti devono sentirsi in grado di gestire il proprio tempo. Credo nella ricerca di un equilibrio tra produttività e libertà. Questa è un'ottima prospettiva, incoraggiando la responsabilità si ottengono spesso risultati migliori. Sì, e favorisce il senso di appartenenza al proprio lavoro. Parliamo dei modi per promuovere una cultura positiva sul posto di lavoro. Lezione 27. Importanza della sicurezza informatica. È vero, l'abilitazione dell'autenticazione a 2 fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Sì, aiuta davvero a proteggere le informazioni personali online. Penso che stia diventando essenziale nel mondo digitale di oggi. Assolutamente. Con così tante minacce, dobbiamo essere proattivi. Hai impostato l'autenticazione a 2 fattori per tutti i tuoi account? L'ho fatto per la maggior parte di loro. Mi dà tranquillità. Questo è intelligente. Dovrei ricontrollare le mie impostazioni. Sicuramente, vale la pena dedicare del tempo a migliorare la sicurezza. Ricordiamoci l'un l'altro di stare attenti alla sicurezza online. Lezione 28. Considerazioni sul budget. Hai vincoli di budget rigorosi per il tuo progetto? Ho un range in mente,
ma sono flessibile. Questo è buono. La flessibilità può portare a migliori opportunità. Sì, voglio trovare le migliori opzioni senza spendere troppo. Sono d'accordo. È importante bilanciare qualità e costi. Esattamente, sono aperto a esplorare diverse soluzioni. Cerchiamo alcune opzioni che rientrano nel tuo budget. Ottimo, gradirei il tuo contributo in merito. Sono felice di aiutarti. Facciamo in modo che accada. Lezione 29. Collaborazione creativa. Gilbert era la forza trainante della relazione. Scriveva sempre nuove sceneggiature. È impressionante! Sembra che fosse molto dedito al suo mestiere. Sì, e li porterebbe a Sullivan per un feedback. Scommetto che la collaborazione ha contribuito a migliorare notevolmente il suo lavoro. Sicuramente, lavorare con gli altri può portare a nuove idee e prospettive. Assolutamente. È stimolante vedere come il lavoro di squadra possa migliorare la creatività. Penso che dovremmo esplorare modi per collaborare di più nei nostri progetti. Ottima idea! Facciamo un brainstorming su alcune collaborazioni creative. Sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a inventare insieme. Lezione 30. Pasticcini freschi. Ehi, ho appena preso dei dolci dalla pasticceria, ed erano molto buoni. Gnam! Non vedo l'ora di provare quei pasticcini. Quali gusti hai preso? Ho preso dei croissant al cioccolato e dei danesi alle mandorle. Sembrano deliziose. Adoro tutto ciò che ha a che fare con il cioccolato. Sì, e il sapore di mandorla aggiunge un bel tocco. Hai già provato a cuocere dolci? L'ho fatto! È un processo piuttosto divertente, ma non sono mai buoni come quelli del panificio. È comprensibile. I prodotti appena sfornati hanno il loro fascino. Sicuramente! Forse possiamo provare a cucinare insieme qualche volta. Sembra un'ottima idea. Organizziamo presto una giornata di pasticceria. Lezione 31. Cronologia delle migrazioni. Molti afroamericani si sono trasferiti a Chicago dal sud degli Stati Uniti. Sì, questa è una parte significativa della grande migrazione. Cosa pensi li abbia motivati? Cercavano migliori opportunità di lavoro e sfuggivano alla discriminazione razziale. Assolutamente. È stata una decisione coraggiosa lasciare tutto per una vita migliore. Sì, e il loro contributo alla cultura di Chicago è immenso. Sono d'accordo. La musica, il cibo e le scene artistiche sono fiorite grazie a questa migrazione. È affascinante come tali movimenti possano plasmare le città. Sì, ed è importante ricordare queste storie per onorare la loro eredità. Esploriamo di più su questo argomento e condividiamolo con gli altri. Lezione 32. Speed Records. Stavano andando troppo velocemente attraverso una vasta collezione di iceberg mentre cercavano di stabilire un record di velocità. Sembra sia elettrizzante che pericoloso. Cosa è successo dopo? Hanno dovuto navigare con cautela per evitare collisioni.
Posso solo immaginare quanto sia stato difficile. Sì, hanno dovuto bilanciare velocità e sicurezza, il che non è facile. È impressionante che abbiano intrapreso un'impresa così rischiosa. Sicuramente. È una testimonianza delle loro capacità e determinazione. Mi piacerebbe saperne di più sul loro viaggio e sul risultato. Anch'io, andiamo a cercare maggiori dettagli su questo tentativo di record? Lezione 33. Esplorazione dei profumi. Hai già provato qualcuno di questi profumi? No, sono entusiasta di provare diverse fragranze. È fantastico! Che tipo di fragranze ti piacciono di solito? Mi piacciono i profumi floreali e freschi, mi ricordano la primavera. Sono adorabili. Preferisco profumi più caldi e speziati per una sensazione più accogliente. Interessante, è divertente come diversi profumi possano evocare diversi stati d'animo. Sì. Proviamone alcuni e vediamo quali ci piacciono entrambi. Mi piacerebbe moltissimo. Esplorare nuove fragranze può essere una vera avventura. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire insieme i nostri preferiti. Lezione 34. Preparazione al colloquio. Eccellente. Avete vincoli di budget rigorosi per il progetto? Ho un range in mente, ma sono flessibile. È bello sentirlo. La flessibilità può spesso portare a opzioni migliori. Sì, voglio assicurarmi di ottenere la qualità senza spendere una fortuna. Capisco perfettamente. È importante trovare il giusto equilibrio. Esattamente. Avete fissato limiti di budget specifici? Penso che dovremmo puntare a una fascia media per iniziare. Sembra ragionevole. Tienilo a mente mentre andiamo avanti. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a inventare. Lezione 35. Spazi ordinati. Ricorda, uno spazio ordinato può portare pace e produttività. È così vero! Il disordine può davvero distrarre. Assolutamente. Un ambiente organizzato aiuta a liberare la mente. Sì, noto che lavoro meglio quando tutto è al suo posto. Come organizzi di solito il tuo spazio? Ho l'abitudine di riordinare regolarmente e di avere aree designate per tutto. Questa è un'ottima strategia. Dovrei implementarlo maggiormente nella mia routine. Sicuramente aiuta. Pianifichiamo una giornata per riordinare insieme. Mi piacerebbe moltissimo. Sarà divertente e produttivo.